Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepareremo insieme una crostata fredda con mandorle e ganache al cioccolato fondente. La base della nostra crostata la prepareremo in pochissimi minuti e non prevede cottura. Utilizzeremo delle mandorle pelate, una piccolissima quantità di biscotti secchi e del miele di acacia. La ganache sapete tutti che si prepara in pochissimi minuti. Ora andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti che ci serviranno per realizzare la base della nostra crostata. Io utilizzerò mandorle pelate, biscotti secchi e miele, niente di più. I pesi, come al solito, li troverete riportati in info box sotto il video. All'interno del mixer andrò a mettere prima le mandorle, le lascerò tritare per circa 40-50 secondi, dopodiché aggiungerò i biscotti e lascerò tutto andare per ulteriori 40 secondi e infine aggiungerò il miele. Eccolo qui, vedete com'è diventato il nostro composto? Ora possiamo toglierlo dal bicchiere e lo rovesciamo all'interno di uno stampo a cerniera senza base. Io ho posizionato l'anello dello stampo direttamente su un piatto da portata e ho foderato le pareti con carta da forno. Ora schiacciamo la base e andiamo a creare anche un bordo. Beh, io direi che possiamo proprio accontentarci. Vedete, abbiamo creato anche il bordo della nostra crostatina. Ora la base noi ce la portiamo in frigo per 30 minuti. Mentre la base della crostata sta riposando in frigo, noi possiamo preparare la ganache. Qui vedete della panna fresca, del cioccolato fondente al 72% e un pochino di cioccolato bianco che ci servirà soltanto per la decorazione finale. Ora portiamo la panna sul gas e le facciamo sfiorare il bollore. La panna sta sfiorando il bollore. L'ho lasciata a fiamma molto bassa, ora spengo il gas e andiamo sul piano di lavoro. Ora versiamo all'interno della panna il cioccolato fondente.
e lavoriamo così con la spatolina fino ad ottenere una ganache lucida e brillante. Un minuto e mezzo di lavorazione così con la spatolina fuori dal gas e abbiamo raggiunto il nostro risultato. Ora la lasciamo qualche minuto e cominciamo a sciogliere al microonde questo cioccolato bianco. Ci vorranno circa 40 secondi. Ecco qui come deve risultare il cioccolato ed ora con un cucchiaino lo lavoriamo. Eccolo qui, sciolto, liscio e senza grumi. Ora lo lasciamo qui da una parte e riprendo la base della crostata in frigo. Ecco qui la base. Ora rilavoro appena qualche secondo la ganache e poi la versiamo all'interno del guscio. Una volta colata all'interno della crostata la ganache al cioccolato, io ho trasferito il cioccolato bianco all'interno di un sacco a poche e adesso andiamo con la nostra fantasia a decorare. Allungo i tratti così con uno spiedino, vedete? Pulendo lo spiedino di volta in volta, altrimenti poi macchiamo tutto il disegno. Seguiamo un po' proprio la nostra ispirazione, non c'è una regola fissa quando si fa questo genere di lavorazioni. Diventiamo un po' tutti pittori, tutti artisti. Adesso creo un vortice interno, in questo modo. Io mi fermo così. Ora la nostra crostata va in frigo, dove dovrà riposare per 3 ore. Ecco la nostra crostata dopo il riposo in frigo. Ora basta togliere l'anello e la carta da forno. Ora la tagliamo insieme e vediamo com'è al suo interno. Vedete come resta compatto il bordo? È davvero perfetto.
Eccola qui, la nostra crostata. Trovo che sia davvero deliziosa, poi gustata così fresca di frigo è davvero perfetta. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che la mia crostata senza cottura sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.